Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi mi voglio rivolgere ai fortunati che hanno una tavernetta per vedere insieme le varie possibilità di utilizzo. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. La tavernetta è un locale davvero affascinante. Non tutti hanno la fortuna di averla, ma per i possessori di questa stanza ci sono davvero tanti modi per sfruttarla e arredarla. Vediamoli insieme. Zona pranzo è forse uno dei modi più usati per arredare questo ambiente. Spesso si adibisce la tavernetta a zona pranzo per evitare di sporcare in casa, ma anche per vivere il momento conviviale in maniera più informale. Se vuoi organizzare la tavernetta come zona per mangiare, sicuramente è indispensabile avere una cucina. È decisamente più funzionale perché ti eviterà di andare su e giù per portare le pietanze. Non deve essere per forza grandissima come quella che hai in casa, ma deve avere tutti gli elementi essenziali quantomeno per scaldare e per servire, oltre ovviamente a un frigo. Va da sé che avrai bisogno di un tavolo abbastanza grande per ospitare tutti e come sedute puoi usare panche o sedie. Evita se puoi gli sgabelli, va bene essere informali, ma quelli sono proprio scomodi. Se lo spazio è sufficiente, potresti pensare anche a mettere una zona conversazione con qualche poltroncina per potersi rilassare dopo aver mangiato, e questo vale ancora di più se tu dovessi avere un camino. Per quanto riguarda invece l'illuminazione, facilmente avrai poca luce naturale, quindi ricorda di illuminare molto bene. Luce soffusa ambientale affinché tutto sia illuminato e si veda bene. Luce dedicata alla cucina. Il piano di lavoro deve essere illuminato correttamente. Luce sul tavolo affinché si veda sempre perfettamente nei piatti. Che stile va meglio in una tavernetta? Dipende dall'architettura e soprattutto, come sempre, da te. Il bello è che è un ambiente a sé stante dal resto della casa, quindi non sei costretta a seguire lo stile che hai in casa. Mattoni a vista richiameranno uno stile magari più rustico o industrial, mentre con mura e soffitti intonacati davvero puoi decidere quello che vuoi. Un altro modo di arredare è fare una zona cantina per vini e zona bar. E se ami i vini, la tavernetta potrebbe diventare una meravigliosa enoteca. Tante bottiglie di vino meritano di essere messe in mostra. Se ami anche fare cocktail, l'ideale è affiancare la cantina ad una zona bar. Puoi infatti arredare un angolo con un bel bancone bar. Dietro potrai avere una zona con tutti i bicchieri e altre bottiglie di liquore e potrai fare degustare ai tuoi amici e parenti i tuoi meravigliosi aperitivi oppure fargli fare una splendida degustazione dei tuoi vini. Anche in questo caso, se lo spazio lo consente, crea una zona di conversazione per poter degustare il massimo relax. Come per la zona pranzo, l'ideale è una illuminazione generale degli ambienti e una illuminazione specifica del bancone. Per la zona cantinetta immagino ci vada una luce speciale, ma se ami i vini sicuramente ne sai più di me. In tavernetta poi puoi creare una zona lettura. Se sei appassionata di libri, sono certa che non trovi mai spazio sufficiente per loro e soprattutto hai decisamente piacere ad estraniarti un po' quando vuoi leggere. La tavernetta quindi potrebbe davvero diventare il tuo rifugio.
Puoi riempirla di librerie e creare una zona salottino dove poterti accomodare per dedicarti alle tue letture. In commercio ci sono tantissime soluzioni per creare la tua libreria con tutti i tipi di materiale. Basterà trovare quella più funzionale per il tipo di ambiente e per le tue esigenze. Un paio di poltroncine o un divanetto completeranno il tutto. Puoi anche decidere di arricchire il tutto con un bello stereo per poter anche mettere la musica di sottofondo e lasciarti ancora più rapire dal tuo libro. Questo dipende da te, dal tipo di lettrice che sei. Anche qui attenzione all'illuminazione, oltre a quella ambiente, cura quella specifica della lettura. Vicino alla seduta, non rischiare per cortesia di rovinarti gli occhi. Un altro modo di sfruttare la tavernetta è farla diventare una sala cinema. Potresti infatti amare alla follia film, documentari e serie TV. E allora appunto, perché non trasformare la tavernetta in una sala cinema? Avrai la fortuna di non doverla condividere con nessuno se non con le persone che ami. Con una buona insonorizzazione potrai mettere i migliori prodotti di home theater senza disturbare nessuno delle vicinanze. Puoi decidere di fare una sala cinema super moderna con un mega schermo TV attaccato al muro, oppure arredarla in maniera un po' più vintage, prendendo un bel proiettore e lasciare la parete perfettamente liscia e bianca. Cerca delle poltrone belle, comode e magari reclinabili, e poi buon film. Puoi ancora trasformare la tavernetta in palestra. Se sei uno che ama tenersi in forma, ma magari non ama passare ore in palestra, puoi sempre pensare di portare la palestra nella tua tavernetta. Potrai scegliere i giusti attrezzi e sistemare la stanza in maniera funzionale al tuo modo di allenarti. È decisamente pratico perché puoi usarla quando vuoi e per il tempo che vuoi. Non perdi neanche tempo per spostamenti e una volta che hai finito sei già a casa. Nel titolo ho detto +1. Che cosa significa +1? Significa che potresti anche decidere di mettere insieme più punti, come per esempio la zona pranzo con la cantina e l'angolo bar, oppure con la palestra e la lettura. Questo naturalmente dipenderà dalle dimensioni della tua tavernetta. Tendenzialmente potresti lasciare un unico grande open space, quasi su tutte le accoppiate, magari dividendo otticamente le varie zone con colori o tappeti o mobili che facciano da muro divisore. Cercherei di avere invece stanze distinte veramente se per esempio hai la zona pranzo e la palestra, se non altro per un senso di ordine. Quando hai due o più funzionalità diverse in un unico spazio, valgono le regole che usi per la casa. Quindi usare la stessa palette colori, come detto prima, dividi otticamente con colori diversi, ma che siano della stessa palette. Tieni un filo conduttore tra le zone, quindi mantieni lo stesso stile o mix di stili. Spero che questo video ti sia stato utile, ma come sempre se hai dei dubbi non esitare a scrivermelo nei commenti. Se poi ti è piaciuto il video fammelo sapere con un bel like e se non lo hai ancora fatto ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanella così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!